Bentornati su Mandorlaris, io sono Stefania. Con l'avvento del solstizio del 21 giugno, l'estate è finalmente arrivata. Tra tutte le stagioni, l'estate è quella più young. Rappresenta l'apice dell'energia esterna, il massimo dell'espansione, del movimento e dell'attività. L'elemento associato all'estate è naturalmente il fuoco, il simbolo per antonomasia del massimo yang. L'energia del fuoco spinge verso l'esterno tanto nel mondo naturale quanto nelle nostre vite. Visto il cambio di stagione e l'innalzarsi delle temperature, come sempre dobbiamo adattarci e quindi cambiare anche noi. E l'alimentazione è sempre alla base di questo cambiamento. Secondo la medicina tradizionale cinese, d'estate gli alimenti più indicati sono leggeri e colorati, tenendo come regola generale quello di mangiare meno e più leggero. Specialmente nelle giornate più calde avremo probabilmente meno appetito, quindi dovrebbe risultare semplice non abbuffarci in modo esagerato. Da prediligere sono cibi di natura rinfrescante e dal sapore amaro, che andranno a nutrire il cuore, l'organo associato a questa stagione. Il sapore amaro riduce il calore, asciuga l'umidità e tonifica la milza. La milza promuove la digestione e se non funziona bene si accumula umidità. In base a dove viviamo, infatti, l'estate può essere molto umida e il nostro corpo, come l'ambiente, non fa eccezione, accumulando umidità a sua volta. Dobbiamo quindi ricordarci di rimuoverla costantemente. E questo è particolarmente importante verso fine stagione, quel periodo che, secondo la medicina tradizionale cinese, equivale a una quinta stagione a sé stante, la tarda estate. In questo periodo si registrano picchi di umidità e quindi è bene assumere alimenti che aiutino a eliminare l'umidità, come ad esempio l'orzo, il mais e gli zucchi rossi. Una lista di cibi e bevande dal sapore amaro includono ad esempio il cacao, il caffè, il tè, la lattuga, il prezzemolo, la rucola, il sedano, la segale, l'orzo, i fagioli a zucchi rossi, le cime di tarassaco, il melone amaro e la radice di bardana. Queste ultime due molto utilizzate in Asia. La maggior parte dei cibi amari sono ottimi per l'estate, perché hanno anche natura rinfrescante. Mentre molti cibi di natura rinfrescante non sempre sono necessariamente amari. Tra questi troviamo ad esempio l'anguria, le pere, i fagioli mung o le radici, come il daikon. D'estate per rinfrescarci tendiamo a bere bevande ghiacciate e a mangiare cibi crudi e cibi freddi, perché ci fanno sentire meglio, soprattutto durante le giornate caldissime. Nonostante questi cibi ci rinfreschino, secondo la medicina tradizionale cinese sarebbe meglio non abusarne. In realtà sarebbero proprio da evitare. Questo non significa che non possiamo assolutamente concederci un buon gelato, ma come in tutte le cose è bene non esagerare e non assumerli troppo frequentemente. Questo perché la combinazione di calore estivo e assunzione di troppi cibi crudi e freddi indebolisce il sistema digerente. Il freddo infatti provoca contrazione e in questo modo tratteniamo calore e sudore, interferendo con la digestione. Ecco perché secondo la medicina tradizionale cinese d'estate è bene non mangiare troppo. Specialmente sono da evitarsi cibi pesanti che possono causare sonnolenza, farci sentire fiacchi e svogliati. Anche oggi siamo giunti al termine del nostro video. Spero veramente che questi consigli vi saranno utili per l'estate e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!